Ciao, buongiorno. Buon lunedì, buon comincio di settimana, una settimana nuova di zecca, un giorno nuovo di zecca. Attenzione che cado in diretta e quindi insomma pronti per una nuova avventura, una nuova missione. Allora, molte cose da dire, voci robotiche, al di là, alieni, insomma è una battaglia intellettuale veramente, a volte con alcuni di voi, nel senso buono, nel senso che gli confronti intellettuali aiutano a crescere, però a volte mi sento uno sciocco, sono sincero, mi sento stupido, perché c'è chi mi aspetto queste cose da chi è appena entrato sul canale, da chi ci segue da poco, ma chi a volte mi segue da molto e poi mi manda il link di un canale dove ahimè fanno un sacco di ascolti pur essendo appena nati, però c'è questa voce robotica o monotona, chiamatela come volete, con degli spezzoni di video presi qua e là, dove legge, ma anche in brutta maniera, un caso di NDE e fa 30.000, 40.000 ascolti. E già lì io mi domando perché nessuna risposta ai commenti, nessun supporto alle persone che fanno domande, perché ovviamente poi quando uno segue un video che gli parla di un argomento così pungente come il nostro futuro una volta morti fisicamente, se ci sarà, non ci sarà, cosa succederà, cosa non succederà, si pone dei quesiti, nessun contatto col pubblico, e quindi io che mi scervello, che cerco di rispondere, non dico a tutti perché sicuramente qualcuno mi sfugge, perché durante il giorno magari arriva la notifica, la clicco perché in quel momento non ho tempo di rispondere, e può anche poi sfuggirmi alla sera o la mattina presto quando cerco di rispondere un po' a tutti. Ma qua non c'è nessun contatto veramente col pubblico che segue, si viene lasciata aperta ogni ipotesi, viene lasciato credere a ognuno quello che più gli piace. Questo è quello che vuole la gente? Questo è il messaggio che deve passare? Me lo sto domandando, perché se ancora chi mi segue da tempo ha qualche dubbio e invece di confrontarsi sul dubbio va a vedere queste cose e poi me le segnala, ho lì una moto, la ho lì disturbata dalla moto, mi lascia un po', se volete, con l'amaro in bocca, un po' perplesso. Guardate intanto qua il tempo, perché nuvoloni sul lago, è un gabbiano che vola, guardate che meraviglia, controvento. E appunto, come vi dicevo, a volte resto un po' perplesso. Ovviamente io non devio dalla mia strada, che è quella della ricerca della verità insieme a voi e di darvi qualche spunto di riflessione serio. Non amo fare questi minestroni dove vale tutto il contrario di tutto, anche a costo di deludere, di perdere degli ascoltatori, chiamiamoli così, o dei followers, come si chiamano. Hai ragione anche tu, come si chiamano nel gergo del web. Però qualche riflessione ogni tanto la faccio anch'io. Ha senso quello che faccio? È giusto? La gente vuole altro e nel caso sono disposto a dare altro? No, piuttosto chiudo e faccio una passeggiata in più
e sto un po' più con la mia famiglia. Cioè, non lo so, forse la gente vuole questo, vuole sentire una voce robotica con, che ne so, io posso mettere il video del lago e anzi ci voglio provare. La prossima NDE non comparirò affatto, non darò spiegazioni, leggerò un resoconto con un bel video del lago sotto, così, un lago tranquillo come questa mattina, sebbene nuvoloso, ma così, un lago così. E quindi parlerò di questo caso di NDE e in successione ci sarà il lago, ci saranno le taccole, vedete, i gabbiani, il rumore delle onde, e vedo un attimino quante visualizzazioni fa. Forse la gente cerca questo, un contatto impersonale, un qualcosa che gli dia una risposta, ma senza farli pensare troppo, senza coinvolgerli troppo, senza, nella frenesia della vita moderna, senza doversi soffermare troppo. Ma mi sono fatto un po' quest'idea, perché altrimenti non si capisce, e ovviamente non si capisce come chi mi segue da tempo mi proponga e mi chieda informazioni su dei video di questa fattura. Allora, per carità di Dio, io sono sempre disponibile, chiedetemi quello che volete, dove, se posso, vi rispondo. Però mi aspetterei una crescita dai messaggi che do, dalle informazioni che do, una presa di coscienza, se no vuol dire che sto fallendo, che non sono in grado di trasportarvi in quella presa di coscienza che vi deve aiutare a capire dove una cosa può anche essere utile per una vostra crescita, per una vostra comprensione, e dove invece sono cose fatte per puro audience, per puro numero, non lo so io come definirlo. E probabilmente non ci riesco, non lo so, scrivetemelo qua nei commenti se secondo voi è così, se la pensate diversamente, se la cosa forse sono anche noioso, perché per carità ci sta, può essere che io non sia in grado di trasmettere il giusto messaggio, forse sentendomi troppo vicino, troppo presente, vi annoio, vi stufate, non vi va questa cosa, vi sentite invasi nella vostra privacy, e sto cercando di capire il perché un video robotico ha tanta risonanza, dicendo poi un minestrone di cose messe insieme, e invece io che cerco di darvi una spiegazione concreta, per quanto in alcune occasioni non sia così possibile verificarla, non sia così possibile tastarla con mano. Un altro messaggio che ho letto oggi, ad esempio, e passa giustamente il camion, è quello che riguarda lo scienziato russo. Un signore mi scrive e mi dice: ma io non si trova niente in rete di questo scienziato russo, né delle sue ricerche, né nel progetto Sputnik, e quindi né sul progetto di Gagarin, e quindi la ritengo una bufala. Ma cosa non è chiaro nel video dove si dice che l'allora Unione Sovietica ha segretato tutti i suoi studi, tanto che nello piccolo spezzone di video che metto di lui ha la televisione russa, fra le altre cose, quindi in assemblea pubblica, non un racconto privato che viene fatto nelle segrete stanze. Lui dice esattamente questo, dice che lui non può dire più di tanto perché è tenuto al segreto dei suoi studi, delle cose che ha fatto,
eccetera eccetera, e l'intervistatore, che è un noto, all'epoca parliamo degli anni 80, un noto anchorman russo, non ha preso una cantonata, visto che ha preso le sue informazioni prima di presentarlo in diretta TV nazionale, insomma. E quindi mi chiedo cos'è di così poco chiaro quando uno è coperto da un segreto di Stato. Non lo so, quando viene detto a livello internazionale questo, non lo so, forse la gente preferisce, cioè se non c'è su internet non esisti. Ce ne sono persone che non sono su internet, soprattutto le persone magari di una certa età che non hanno neanche social eccetera. Questi non esistono allora? Se noi non troviamo informazioni su internet su di loro? Non ci sono informazioni su internet di quando io ero nell'esercito. Vuol dire che non esisto? Vuol dire che non sono mai stato nell'esercito? A volte mi domando se le persone fanno un ragionamento oppure non lo so, oppure alcune risposte gli fanno paura e quindi cercano di non dargli la giusta considerazione, il giusto valore. Non lo so, mi sto facendo queste domande questa mattina, in quanto ieri sera e questa mattina presto, dalle 6 circa di questa mattina, ho risposto a un po' di commenti, ho risposto a un po' di mail, ho risposto a vari messaggi sui vari social, e anche questo deve un po' cambiare, perché altrimenti non ce la faccio veramente a stare dietro tutti. Devo cercare di dare delle indicazioni uniche su dove e come contattarmi, perché gradisco le email, anche se però poi sono costretto a scrivere le risposte e spesso sono lunghe e quindi impiego parecchio tempo, oppure magari piuttosto un messaggio su Telegram dove io posso rispondere a voce o anche in video voce, quindi uno mi vede di persona. E qualcuno mi ha chiesto: ma perché fai i video invece che mandare un messaggio? Perché mi vedi in faccia, vedi la mia espressione, vedi se sono sincero, se sono vero, se invece sto pensando ma guarda questo che cavolata mi chiede. Cioè è una questione di trasparenza, e poi in secondo battuta anche una questione di comodità, che sia un messaggio voce o un messaggio video impiego molto meno che scriverlo e posso rispondere a molte più persone. Questo è un altro dato di fatto, ma io spesso preferisco fare il video, neanche il messaggio vocale, perché mi si vede e ritengo che più che metterci la faccia, mamma mia, stamattina stanno smontando tutte le cose di Natale, per cui tutti operai, gente che viene a lavorare. Volevo dire, più che metterci la faccia, ma mi rendo conto che forse sono sciocco io, che non devo solo non metterci la faccia. Nel vlog parlerò di altro, parlerò solo delle mie cose, cosa mangio, mentre mi lavo i denti, mi faccio la barba, queste cose che fanno tutti gli youtuber, no? E invece sul primo canale farò dei video dove non risponderò a nessuno. Forse devo cambiare, devo fare così? Non lo so, me lo domando, perché o forse posso anche chiuderla qua, non fare niente altro, tanto è un lavoro per pochi. O forse aveva ragione Gesù quando diceva che pochi si salveranno, che pochi passeranno attraverso la cruna del lago. Ma a volte mi sorge il dubbio che forse le cose siano anche così, che la gente vuole troppo quello che vuole lei, che ormai non vuole sentirsi dire come sono le cose in realtà, ma vuole farsi raccontare una fiaba, una favola, da una voce robotica che mescola gli alieni con Dio, con gli angeli, con gli esseri di luce, con la vita dopo la morte, insomma tutta una serie di cose. Mi sposto da qua perché qua passano tutte le macchine del mondo, con tutta una serie di cose
che hanno poco senso, ma che colpiscono la fantasia delle persone, e quindi forse va bene così. Non lo so, ditemelo voi, aspetto con ansia e trepidazione i commenti sotto questo video, che è diventato anche un video prolisso, lungo, ma in cui vi ho esposto tutti i miei dubbi. Vi auguro una buona giornata, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere il like, condividere il video nei vostri social e farmi sentire la vostra voce, dirmi la vostra su questo importante argomento. Ciao a tutti da Ermanno, ciao!